Ho perso diverse piante di insalata per via delle lumache in questo pezzetto di campo. Eccola, le foglie sotto sono tutte mangiucchiate e guardate un po' da chi? Ta-da! Ecco la colpevole, la cicciona. Ciao amici del bosco, avete anche voi qualche problema con le lumache, con le chiocciole, con le limacce? Oggi vi faccio vedere qualche rimedio naturale per tentare di difendersi da questi molluschi che comunque sono un segno di biodiversità e quindi non vanno demonizzati in assoluto. Avete anche voi avuto questo problema? Cioè vi siete visti scomparire gli ortaggi mangiati da chiocciole e limacce? È un problema piuttosto diffuso, io quest'anno l'ho avuto in maniera particolare, per cui oggi voglio parlarvi di alcuni rimedi possibili per affrontare il problema e ridurlo il più possibile. Non utilizzo veleni, ma soltanto cose naturali, anzi soprattutto materiali di riciclo. Infatti ho della cenere, ho preparato dei fondi di caffè, che io non bevo caffè, ma insomma c'è chi lo fa per me, quindi li tengo da parte. Altro metodo è quello della birra, questa è l'unica cosa che non è di riciclo e tra l'altro è l'unico metodo che uccide le lumache, gli altri servono solo per tenerle lontane. Altro materiale molto interessante sono i gusci d'uovo. Questi sono tutti gusci di uova che io ho utilizzato e che poi ho triturato e poi vi faccio vedere come vado a metterli nell'orto. Il primo sistema è quello dei gusci d'uovo, uno dei miei preferiti, anche perché i gusci d'uovo contengono molto calcio che con il tempo verrà rilasciato alla terra e quindi hanno anche un ruolo di fertilizzazione della terra. E lo stesso vale anche per altri materiali naturali. Tra l'altro i gusci d'uovo si possono mettere anche dentro il compost, quindi quando ne avete parecchi mischiateli con i materiali del compost e con il tempo vedrete che andranno ad arricchire l'humus che avrete preparato. Come faccio per triturarli così bene? Dopo aver utilizzato le uova metto i gusci all'interno del forno, magari tiepido, dopo aver cotto qualcosa. Li tengo un po' là e quindi dopo sono particolarmente friabili e facili da sminuzzare. Allora, con queste schegge d'uovo io vado a creare un recinto, diciamo così, intorno alle mie piantine che le lumache faranno fatica ad attraversare. I pezzettini di guscio d'uovo sono molto scomodi per il corpo della lumaca, diciamo così, costituiscono una barriera naturale perché si appiccicano al corpo e andrebbero a ferire questi molluschi. Quindi la presenza di un bel cerchio intorno all'aiuola, intorno all'insalata di questo materiale dovrebbe bloccare il passaggio delle lumache. Abbiamo utilizzato i gusci d'uovo, devo dire che ne ho messi anche parecchi, potete fare uno strato un po' più sottile. Adesso passiamo alla polvere del caffè e alla cenere. La polvere del caffè e la cenere sono molto antipatici per le lumache, vanno ad ostacolare i loro movimenti e ad appiccicarsi al loro corpo, quindi entrambi svolgono più o meno la stessa funzione dei gusci d'uovo. Si possono utilizzare separatamente ma anche insieme, cioè mischiare proprio polvere di caffè e cenere in modo da così minimizzare anche le controindicazioni che ci sono nell'utilizzo di questi materiali. Anche in questo caso vado a creare una barriera intorno che le lumache faranno fatica a superare. Qui c'è un cesto di insalata che in realtà si sono già mangiato in abbondanza le mie amiche lumache e quindi c'è ben poco da salvare, però insomma magari qua al centro riesce a crescere se non tornano altre lumache. Quando andate nell'orto controllate anche che le lumache non siano proprio all'interno dell'insalata, dopo aver piovuto può capitare di trovarsi proprio lì, di cogliere sul fatto le lumache, quindi nel caso eliminatele direttamente dalla foglia. Vi volevo far notare dove tengo i fondi di caffè.
Questo è un tubo di palline da tennis che praticamente non ha utilizzo dopo che sono state estratte le palline. Io me ne tengo uno in cucina e ogni volta che appunto c'è polvere di caffè da buttare la metto là dentro e poi quando è tanta la porto al campo. Adesso ho fatto dei piccoli cerchi intorno proprio al cesto di insalata, ma si può fare una trincea del genere intorno a tutta l'aiuola, quindi un'unica trincea che sta intorno a tutto il vostro pezzo d'orto che volete difendere. Contro l'eccesso di lumache che creano tanti problemi nell'orto, una delle migliori strategie però è quella di ospitare delle oche, delle anatre, degli animali da cortile che amano mangiare le lumache. Questo è il metodo sicuramente migliore, ma se non potete allevarle, potete utilizzare un altro sistema che è quello di creare delle zone scure e umide, per esempio creando dei mucchi di paglia o di altri materiali tipici della pacciamatura e là sotto tenerli belli umidi e là sotto le lumache andranno a rifugiarsi, quindi non basterà scoprire quelle zone e andare a togliere manualmente tutte quelle lumache. Conoscere i loro rifugi può voler dire anche andarle a catturare. Ecco qua, ne ho trovata una, adesso me la metto in questo vasetto e poi lo vado a buttare molto lontano dal mio orto, dove non ci sono ortaggi da mangiare. Vedi dove si rifugiano? Ho tolto la pacciamatura e qua sotto c'è la lumaca. Vediamo se sotto ci sono lumache. Sì, guarda. Adesso vi faccio vedere il metodo della birra. Contro le lumache credo che sia uno dei metodi più conosciuti. In pratica si mette all'interno di un barattolo, io lo sto preparando con una vecchia bottiglia, della birra. L'odore della birra attrae le lumache che poi finiscono all'interno del barattolo pieno e finiscono con l'affogare. Quindi è un metodo insomma un po' più cruento degli altri, diciamo così. Si va a inserire il contenitore di plastica un po' sottoterra in modo che il bordo del barattolo stia ad altezza suolo, quindi vado a mettere la terra lungo il bordo in modo che appunto le lumache arrivino fino a qua attraverso la terra e poi per andare a prendere la birra che le attrae finiscono dentro la trappola. Ecco qua, birra, non serve birra di qualità, La birra naturalmente evaporerà e perderà anche il suo profumo, quindi dovrete aggiungere spesso altra birra per far continuare a funzionare la trappola. Comunque contro chiocciole e limacce la strategia migliore è sempre quella della biodiversità. Serve un equilibrio, quindi maggiore varietà di tutto avremo nel nostro territorio, più il problema sarà contenuto. Se noi creiamo un territorio completamente pulito dove non c'è altro che i nostri ortaggi, le povere lumache andranno sicuramente a mangiare tutto quello che noi abbiamo e non ci saranno neppure dei predatori per loro, perché invece le lumache hanno un loro ruolo importante all'interno dell'equilibrio naturale di un ecosistema e quindi hanno anche molti predatori. A partire dagli uccelli, per esempio, incoraggiare la presenza di uccelli è molto utile in un campo, ma l'insetto in particolare è predatore delle lumache, quindi ci aiuta a tenerle lontane dall'orto, e sono pensate le lucciole. Ed infatti quando abbiamo iniziato ad utilizzare i prodotti antilumaca, abbiamo iniziato ad avvelenare le lumache, sono scomparse dalle nostre campagne, dai cieli estivi, le lucciole. Io quando ero bambina mi ricordo veramente delle notti estive piene di lucciole, uno spettacolo naturale bellissimo che oggi è molto raro da vedere. Questi sono alcuni dei metodi che si possono utilizzare, ma ce ne sono sicuramente altri. Quali usate voi nell'orto? Se potete scriverlo, così condividiamo con la comunità i vari rimedi che si possono utilizzare nell'orto. Non ce n'è uno perfetto, dovete sperimentare nel vostro campo quello che è meglio per voi, ricordando che comunque anche le lumache, con tutti i danni che fanno, non sono dei nemici in assoluto dell'orto e quindi una parte di spazio va lasciata anche a loro.
quindi magari lasciate un po' d'erba intorno al vostro orto e probabilmente potranno sopravvivere un po' di lumache là senza andare a distruggere il vostro orto. Le barriere sono state fatte, vi faccio sapere come va, voi fatemi sapere quali sono i vostri metodi, mi raccomando non dimenticate questo, mi raccomando, e niente, poi dopo la birra si può anche bere. Grazie, ci vediamo al prossimo video.